Ciao a tutti e ben trovati su Lerniamo. Oggi è 30 ottobre. Indovinate un po' cos'è domani? Halloween. Per questo ho deciso di realizzare un video su questa festa un po' mostruosa. Impareremo insieme un po' di lessico e scopriremo anche cosa fanno gli italiani durante la notte del 31 ottobre. Benissimo, come vedete sono entrata nel mood, quindi vediamo subito alcune cosine e paroline che forse non sapevate su questa festa. Prima di tutto, vediamo un po' quali sono i colori tipici di Halloween. Come tutti voi potrete immaginare, sono arancione e nero. Ma perché? Il primo è il colore della forza, oltre a essere un tipico colore dell'autunno. Il secondo, invece, è il colore tipico della morte e della notte, elementi centrali ad Halloween. Secondo la tradizione americana, inoltre, durante la vigilia di Halloween è anche possibile scoprire quanto a lungo si vivrà. Basta sbucciare una mela. Quanto più lunga sarà la striscia di buccia di mela che riusciremo a tagliare senza interromperci, tanto più a lungo vivremo. Inoltre, per quanto riguarda l'Italia, i bambini che vanno di casa in casa chiedendo dolci e caramelle non utilizzano l'espressione inglese trick or treat, ma una formula tutta italiana. Dolcetto o scherzetto? A proposito, come si dice nel vostro paese? Fatemelo sapere nei commenti, sono super curiosa. Passiamo ora a vedere quali sono gli elementi tipici di questa festa. Prima di tutto, la strega. Già, le streghe sono un elemento essenziale di questa festa. Infatti, secondo la leggenda, le streghe compiono proprio i loro raduni durante la notte di Halloween, con tanto di falò, ragni, pipistrelli, ragnatele. Secondo la tradizione, se durante la notte di Halloween si indossano i vestiti al rovescio e si cammina all'indietro, si potrà vedere una strega. Voi volete provarci? Altro elemento tipico è il fantasma, che sembra avere un ruolo molto importante in Cina in particolare. Infatti, in alcune città cinesi, come ad esempio ad Hong Kong, Halloween è noto come Yuelan o Festa dei Morti. Durante questa occasione, infatti, sembrerebbe che i cinesi accendano fuochi e offrano doni e cibo per placare la fame e l'ira dei morti, che altrimenti potrebbero accanirsi contro i vivi. Amici cinesi, se ci siete, me lo confermate nei commenti? Succede proprio questo? Bene. Infine abbiamo lei, la mia preferita, la zucca. Questo ortaggio però non è sempre stato associato alla festa di Halloween.
In origine, infatti, questa festa era celebrata in Irlanda e associata alla rapa, grazie alla leggenda di un certo Jack O'Lantern. Questi, dopo aver ingannato il diavolo, fu costretto a vagare per sempre nel buio, con il solo ausilio di alcuni tizzoni ardenti messi in una rapa intagliata. Quando questa leggenda ha superato l'oceano insieme agli irlandesi, la rapa è diventata una zucca, più facile da reperire, da trovare insomma nel nuovo continente e anche più semplice da intagliare. Oggi però Jack O'Lantern continua ad andare in giro tutti gli anni nella notte di Halloween con la sua lanterna. Ma se voi avete una zucca intagliata fuori dalla porta della vostra casa, potete stare tranquilli. Lui la vede e sa che lì non c'è posto per lui, quindi va via. In Italia, però, questa festa non è molto sentita, anche se negli ultimi anni è diventata sempre più popolare. Non mancano però le decorazioni con le zucche, con gli scheletri e qualche evento a tema, ma anche molti bambini che si spostano di porta in porta dicendo dolcetto o scherzetto. Invece, nel vostro paese questa festa è popolare? E se sì, ci sono delle tradizioni particolari legate ad essa? A me, invece, questa festa non dispiace, anzi, io adoro l'arancione, il nero, le decorazioni horror. Infatti mi sono anche vestita a tema e ho preparato una deliziosa ciambella alla zucca. Vi dispiace se ne mangio un pezzo? Se volete la ricetta, passate dal nostro sito. Lì troverete anche tantissime lezioni ed esercizi. Mi raccomando, io invece vi saluto, vi aspetto al prossimo video e finisco la mia ciambella. Ciao!